Io voglio veramente dire grazie ai governatori che sono su questo palco perché hanno dato un esempio di cosa voglia dire essere uniti. Si sono ripresi l'un con l'altro trovando una sintonia che gli ha fatto onore. E questa è l'Europa che vogliamo ed è questa l'Europa per cui vi siamo grati. E vorrei ringraziarli di questa bella testimonianza che ci hanno portato. Se devo pensare a una parola che in questa giornata e mezzo di lavori si è ripetuta di più, questa parola è proprio Europa. Ed è una bella parola, perché è una parola che unisce, è una parola che ci unisce, in un momento in cui le divisioni sembrano vincere da tante parti nel mondo. Ma quello che dobbiamo dire a questa Europa è che l'Europa ha drammaticamente bisogno dei giovani. Alle ultime elezioni europee, l'abbiamo detto ieri, il 64% dei giovani sotto i 25 anni non ha partecipato al voto. Lo ha fatto solo il 36% dei vostri coetanei. E dove pensa di poter andare questa Europa senza 6 dei giovani su 10 a bordo nelle decisioni che contano nella nostra comunità? Ecco ragazzi, Young Factor nasce per portarvi dentro le decisioni che contano. Nasce per aprire un dialogo come quello che avete visto qui, ieri, oggi. E nasce proprio perché crediamo che dobbiate essere attori, non spettatori, cittadini, non sudditi. Ma per farlo, voi sapete che come tutti i giochi che si rispettano, anche la democrazia, che è il gioco più alto che ci sia, ha le sue regole e vanno rispettate. Beh, la prima è sicuramente che il pensiero critico va allenato ogni giorno. E va allenato ogni giorno per non essere fantasmi a se stessi, per non essere zombie mentre si parla di qualcosa, ma per essere connessi con sé e per tenere gli occhi aperti su quello che succede intorno a voi e la mente pronta per ragionarlo, per rifletterlo, per pensarlo. Questo è il primo esercizio che come Young Factor noi vi suggeriamo se vorrete, come avete fatto fino ad oggi, stare dentro la discussione e non fuori, in e non out. Ma aggiungiamo che l'educazione economico-finanziaria è uno strumento fondamentale. Fondamentale soprattutto se vorrete passare da una modalità di prendere le decisioni con la pancia a una modalità con la testa. Perché vedete, se dall'emozione volete passare alla ragione, dovete sapere ogni scelta quanto costa e quella scelta quanto vale. E l'educazione economico-finanziaria vi aiuta proprio ad andare più a fondo, ad avere una lente attraverso la quale guardare il mondo a 360 gradi con una profondità che senza verrebbe meno. Allora, quello che io sono qui oggi a dirvi è: non vi accontentate di essere sudditi, fate di tutto per essere cittadini, perché l'Europa è una grande democrazia, l'abbiamo detto in questi giorni, e c'è una sola certezza: non cambierà se non parteciperete, non cambierà nella direzione in cui vorrete se non parteciperete. E quindi l'invito che io sono qui oggi a fare è a considerare uno strumento che abbiamo disegnato insieme ai governatori che siedono su questo palco come componenti dell'advisory board dell'osservatorio, uno strumento molto semplice che è una piattaforma digitale che vuole permettervi tutte le volte che vorrete, gratuitamente, a scuola, di fare l'esercizio che avete fatto in questi giorni qua. Quindi di riflettere su alcune parole chiave dell'economia e della finanza, prima di tutto per capirle
E qui abbiamo la fortuna di avere la collaborazione delle grandi università europee, che hanno partecipato a definire una video lezione di 3 minuti sulle 50 parole chiave dell'educazione economico-finanziaria, grazie alle quali avrete un accesso alla comprensione di quel concetto. Ma avremo di più, avremo un test fatto da un grande istituto di ricerca, un test in partenza per capire quanto ne sapevate di quella parola e un test in uscita per capire se siamo stati utili, se avete nel frattempo imparato qualcosa in più su quel concetto. E avremo, e qui vorrei veramente un grande applauso, un contributo straordinario, perché ognuno di questi governatori parteciperà a una masterclass su questi concetti, per fare un vero progetto europeo insieme. Io non so se questo progetto sarà il primo progetto di educazione economico-finanziaria europea, ma so che certamente sarà quello che punterà attraverso pensiero critico e educazione economico-finanziaria a sviluppare il vostro senso di appartenenza all'Unione e a sviluppare la vostra partecipazione alle decisioni che contano. Il nostro capo dello Stato, permettetemelo di dire, Sergio Mattarella, solo qualche mese fa ha detto una cosa importante, rivolgendosi alle istituzioni europee. Ha detto: nessun dorma, nessuno dorma. Voleva dire che in un mondo rock chi va lento è fuori passo. E l'Europa che noi vogliamo, l'Europa che con Young Factor noi vogliamo più vicina, non è l'Europa che si ferma affossata in discussioni interminabili, ma l'Europa che va avanti, quella che riesce a costruire quello che un tempo era il mercato più ricco del mondo in un'unione politica vera e propria che ci tenga insieme. E questa generazione, la generazione Young Factor, può essere la generazione, se portata a bordo, se partecipe dentro questo processo, che può dare il ritmo, l'energia e la velocità perché questa macchina che si è incagliata possa velocemente rimettersi in corsa e veda in una prospettiva comune d'unione il proprio orizzonte. Il Covid, ragazzi, ce l'ha insegnato. Nessuno si salva da solo. Insieme si va più lontano, anche se è vero che da soli si va più veloce. Grazie per questa esperienza, ma grazie davvero. E permettetemi di chiudere questa sessione con un momento importante per noi, che abbiamo già svolto un momento simile nel 2022, quando i nuovi governatori componenti dell'Advisory Board dell'Osservatorio sottoscrissero questo impegno, l'impegno a lavorare insieme per tenervi dentro questa discussione, di ripetere quel momento con i 3 nuovi governatori che si sono aggiunti a una squadra che è sempre più grande e sempre più forte. Per cui chiederei di far entrare il nostro piccolo, chiamiamolo trabiccolo, per intenderci fra italiani, e chiederei, una volta entrato questo piccolo trabiccolo, da dove entra? Da lì. Di poter veramente salutare e ringraziare uno alla volta, prima di tutto i governatori che intorno a questo trabiccolo firmeranno il Memorandum of Understanding, che è il documento che ci consentirà di lavorare insieme intorno a questa super piattaforma che da novembre entrerà nelle scuole di Germania, di Francia, di Spagna, di Portogallo, di Paesi Bassi e ovviamente a casa nostra, gratuitamente per ogni scuola che vorrà adottarlo. Chiamerei prima di tutti a firmare Mario Centeno.
Grazie Mario. Ragazzi, è la volta del presidente della Deutsche Bundesbank, Joachim Nagel. Forza Joachim. Ed è un grandissimo onore avere con noi il governatore della Banca d'Italia, il nostro governatore Fabio Panetta. Sperando che la penna funzioni. Ai 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 ai. Ai 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 ai. E fateci e permetteteci una foto tutti insieme intorno a questo palco, ringraziandovi per la eccezionale giornata di lavori. Grazie ragazzi, perché siete stati grandi protagonisti anche oggi. Grazie. E allora permettetemi di salutare uno alla volta per la discesa Fabio Panetta. Il governatore della Banca di Francia, François Villeroy de Galhau. Il presidente della The Netherlands Bank, l'amico Klaas Knot. Un governatore che è stato con noi un anno fa e ci è entrato nel cuore, il presidente della Deutsche Bundesbank, Joachim Nagel. E un grande amico nostro che è, fra le altre cose, al termine del suo mandato, che ci auguriamo gli venga rinnovato, Mario Centeno. E ragazzi, un applauso ancora, permettetelo di farmelo, a un grande signore che vorrei qui insieme a me, che ha seguito tutti e due i lavori con un'attenzione che pochi di voi hanno avuto, Jean-Claude Trichet. Come here, Jean-Claude. Quando penso a un real gentleman, io penso a Jean-Claude Trichet. Thank you very much. L'appuntamento con tutti voi ragazzi è a domani e vi prometto che sarà bello almeno quanto oggi. Grazie e buona serata. Grazie, ciao.